Questo è il rimedio di famiglia di mia nonna Regna. Annusa? Latte caldo e aglio tritato. Non lo digerisco l'aglio. Sto male sul serio se bevo sta roba. Francesco, una brutta notizia. Mi fa male il braccio, non posso fare questa sfida. Sai che in effetti anche a me fa un po' male il ginocchio. Vabbè, è stato bello. Cosa significa? Ma te ne vai così con il male al ginocchio? Io credo che però anche a te faccia male il braccio, Francesca. Rimettiti qua. Purtroppo stiamo male, come potete vedere. Quindi, Conrad, cosa hai da dirci? Beh, io non so se state davvero abbastanza male da non poter fare una sfida, quindi disegnatemi pure come vi siete fatti male. Così mi provate che vi è davvero successo qualcosa. Come ti sei fatto male tu, Rick? Io ho dei dubbi, perché il dolore si è irradiato dal braccio fin alla testa e quindi diventa difficile ricordare. 3, 2, 1, via! Rievocare questi ricordi di quando è successo è brutto, vero? Me l'ha fatto rivivere. Vediamo, 3, 2, 1. Ma la tua è realistica. E io voglio veramente illustrare come mi sono fatto male perché non posso fare questa sfida. Spiegacelo. Allora, come ogni giorno, io vado a prendere il cibo. Vado col monopattino nel posto più buono del mondo e prendo il cibo per tutti i miei bellissimi collaboratori, tra cui Conrad che mi chiede sempre pesce. Però nel tornare, a un certo punto, sono inciampato sul monopattino e sono caduto, distruggendo tutto quanto il cibo. E guarda, questo era per te. Tu invece, Francesca, eri in un gioco fantasy, risucchiata in un MMORPG. Allora, visto che qui mi è stato detto che io non ho avuto un infortunio al ginocchio, ho deciso comunque di mettere una citazione e quindi purtroppo mi è arrivata una freccia nel gomito. E in che momento della giornata è successo questa cosa? Ero in un MMORPG. Questa manche sarà molto semplice da votare. Francesca, questi sono i tuoi punti. Più. Ma come? Alla faccia! Riccardo, alla faccia tua! questi sono i tuoi punti. Più. Il disegno di Riccardo e la sua storia sono molto realistici. Inoltre io sono arrivato qui che non ho mangiato il mio pesce, anzi non ho neanche pranzato. Però effettivamente anch'io mi sono rotto varie volte qualcosa. E voi pensate che io non andassi a scuola quando avevo il gomito rotto? Quindi mi sa che non vi basta questo. Ma tu forse non avevi il gomito rotto con una freccia, però il mio aveva anche una freccia. Va bene, ti aggiungo un punto. Prossima manche. Prossima scusa. Motivazione. Qualcuno è venuto e mi ha fatto qui nell'occhio. Non credo di poter continuare. Anche a te, Francesca, qualcuno ha filato un dito in un occhio? Non lo so cosa mi è successo, so solo che a un certo punto mi sono ritrovata così. Non è che sbuca dal nulla una persona che mi infila un dito in un occhio. Ma non possiamo stare poi così male. Perché? Perché in questo video c'è il nostro bellissimo sponsor. Opera One, potresti suggerirmi un'opera teatrale? Certo. Opera One è il migliore per navigare largo. No, il primo a sfruttare a pieno via, svelto. Dimmi una serie, cosa cucinare, idee da disegnare. Chiedendo a un browser di qualità, grazie all'IA, la VPN è già gratuito, navigo in sicurezza e uso anche ChatGPT direttamente nella sidebar. Opera One. È troppo lungo, riassumi in breve, innovative funzionalità. Poi organizzo tutte le schede e le ritrovo con facilità. Clicca di qua, velocità, naviga mai, semplicità. Mettilo giù, ma che bijou, scarica qui, totally free. Opera One da scaricare, il miglior browser per naviga. Scarica Opera One, il browser fatto a opera d'arte. A proposito, ho della panna in frigo, mi dai la ricetta per una carbonara? Assolutamente no. Io non vorrei mai fare un incidente d'auto con Conrad. Altro che constatazione amichevole. Mi fai un'illustrazione con tutto quello che è successo nel dettaglio? 3, 2, 1, via!
guys. Ho disegnato malissimo. Anch'io, perché senza un occhio è difficilissimo, senza un vero? occhio. In più sento anche che mi sta venendo la febbre, mi sa. No, dai, non ce la faccio più, Corrad. Smettiamo di registrare. Io non credo proprio. Anzi, adesso fatemi vedere cosa avete fatto. 3, 2, 1. Tu cosa hai fatto? Mentre stavo registrando un video per questo canale, come Corrad ben sa, io sono stata recentemente a dei musei di street art, quindi volevo cimentarmi io stessa in questa tecnica, però nel farlo non sapevo bene le informazioni base, tra cui il fatto che la bottiglietta spruzza in una direzione che non è sempre quella. O se la ruoti così ti spruzza davanti, se la ruoti così ti spruzza nell'occhio sinistro. Esatto. Nell'occhio sbagliato. Effettivamente, questo qua è il destro. C'è qualcosa che non Riccardo, torna. vuoi approfondire invece il tuo disegno? Io ho avuto una visita medica oculistica e ho scoperto ciò che si nasconde nella lobby degli oculisti. Uno va lì che ha 12 decimi, no? E poi nel momento in cui ti dicono metti gli occhi qui che te li misuriamo, arriva questo, uno spuntone dritto negli occhi. E tu fai tipo, oh mio Dio, che succede? Io avevo 12 decimi e loro non più. Così ti vendono gli occhiali. Comunque No. con questa profondità è arrivato fino al cervello, eh. Infatti sento che il ragionare è un po' difficile in questo momento. Sono pronto a votare. Per quanto riguarda Francesca, avrai un piu 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 piu. Au! E per Riccardo, piu 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 piu. Praticamente pari. E io ho votato così Francesca perché il suo disegno è effettivamente più realistico e le ho tolto un paio di punti per l'errorino dell'occhio sbagliato. A me sembra giusto. Sì, certo. Invece per quanto riguarda Riccardo, il disegno è bello e tutto, però a me sembra che le tue capacità cerebrali funzionano senza problemi. È che il mio cervello è sempre un po' danneggiato nel quotidiano. Oggi un po' più... Beh, direi che potete passare oltre alla terza manche, visto che state ancora Non abbastanza ti abbiamo bene. ancora convinto? Vi sembra convinto? Cos'è successo, Riccardo? Sto svenendo continuamente dal dolore. Lato mio, posso sicuramente inventarmi qualcosa. Volevo dire, Come? Scusa? raccontarvi esattamente com'è andata, questo intendevo. Ma come facciamo a disegnare così? Beh, dovete illustrarmi come vi siete fatti male a quelle dita. 3, 2, 1, via. Ma sapete cosa? Potrei attivare il primo imprevisto. E ciò. Salute. Un uccellino mi ha detto che una persona che mente è più prono a starnutire. Quindi qua ho chiamato il mio assistente Antonio, che utilizzerà delle grandi piume per vedere se effettivamente state mentendo. Se c'è anche Antonio. No, vabbè, raga, oggi salta qualche testa, ve lo dico. È il tuo momento. Oh mio Dio, ora ti distruggo. Basta. Antonio, non vedo, non vedo! Ti devi togliere! Se alzate un attimo le penne, io mi metto un attimo in pausa per attivare il secondo imprevisto. Danni emotivi nel prossimo disegno. Fatemi vedere anche qual è stato il vostro danno emotivo. Emotional damage. Stop! È il momento di smettere di disegnare. Adesso, Francesca. Cosa stai facendo? Si prendono gioco della mia malattia. Allora, com'è andata a te, Francesca? Guarda, meglio se non te lo dico. Io in tutto questo video qui starò sempre con questa faccia perché sto soffrendo. 3, 2, 1. Cosa? Io mi sono fatto male, non so se l'avete notato. In particolare a queste due dita. Perché? Recentemente sono stato in Giappone e lì sono tutti quanti gentili, educati. Ma nel momento in cui io ho pucciato il nigiri dal lato sbagliato, questo è quello che mi ha fatto il proprietario. Dovevo capovolgere il nigiri e pucciarlo al contrario, come da tradizione giapponese. Quindi io mi merito Quindi questo. questa cosa è successa in Giappone? Il proprietario parlava italiano? L'ho tradotto perché voi non sapete il giapponese. Ok. Mi ha detto significa proprio devi capovolgerlo. Francesca. La spiegazione è molto semplice. Antonio mi ha chiuso le dita nella porta. Come si capisce dall'immagine, io gli sto sbraitando addosso. Antonio, la porta! Se la traducete questa in giapponese, verrà più o meno simile a quella che ha detto Rick. Beh, io sono pronto a votarvi. Francesca, i tuoi punti saranno più 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 più. E Riccardo più 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 più, un po' di meno rispetto a Francesca. Ma perché non gli credi? L'ho visto
visto vari giorni senza le dita insaccate o insteccate, che è già tornato dal Giappone. E invece quando è successa questa cosa qui della porta? Poco fa. Eppure mi sembra che ci siano delle prove video del fatto che tu sei sempre stata qui seduta. Ma hai presente come funziona il dolore alle dita? Inizialmente dici no, non è rotto, poi dopo un po' ti accorgi che ti fa male. Effettivamente è quello che è successo a me in Giappone. E successivamente ho scoperto che Sì, erano però rotte. posso dire una cosa, non è che puoi usare le mie scuse, cioè tu trovati una tua scusa. Illustratemi anche i danni emotivi che vi ha causato questa esperienza. Il mio danno emotivo è stato nell'orgoglio. Sono andato lì con un profondo senso di rispetto per la cultura giapponese e sento di averla tradita con la mia goffaggine. Quanto a me, il mio danno emotivo è stato non poter infierire sul corpo di Antonio. Ti assicuro che quello sarebbe stato l'unico modo per metabolizzare questo dolore. Beh, io vi dirò che posso aggiungere un ai 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 a Riccardo e aggiungerò un ai 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 a Francesca. Beh, direi che mi state iniziando a convincere, ma sarà abbastanza. Quindi secondo me possono ancora girare. Quindi quarta manche. Ah, di male in peggio! Francicina, le nostre gambe. Sono andate. Come vi sarete fatti male alla caviglia / gamba? Dovete farmi capire perché ora non potete camminare. Tanto se volete sapere le proprietà dei piselli potete guardare. Come piselli, ma non è ghiaccio. Ma che ghiaccio? Ma perché? Timer, 3, 2, 1, via! Come va, Francicina? Ma guarda, posso dire che è bellino. Carino, mi piace. Ma cos'è il tuo? Non ho capito, è un sassofono. Come ben saprete, dal punto di vista medico, esiste una condizione che si chiama trombo. E io, in diretta, mentre stavo facendo questo video, me ne è venuto addirittura un trombone. Dovrebbe essere una trombosi, ma facciamo finta che sia un trombone. Francesca, illustraci il tuo disegno, sono molto curioso. Io ho preso parte a un'esibizione di skate. Presente quelli che saltano le persone con lo skate? Io ero quella in fondo alla fila, è quella che rischia di più. Beh, io voterò anche questa manche. Ma va? Francesca, più 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 più. Ma Più 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 più. Ma- Più 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 più. Riccardo, più 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 più. No. Calma, ti chiederò, mi fai vedere un attimo la gambina di Rick se effettivamente si vede la tromba che ha appena disegnato? Solo se dopo fai vedere anche la gambina di Fra per vedere se è spaccata in due da uno skateboard. Dov'è la tromba? La vedi questa parte più chiara? È la cicatrice data dall'operazione, me l'hanno appena rimossa. Non vedo nessun punto di rimozione di cicatrice. Voglio proporre una cosa. Se io ora chiamo il signor Andrea Lorenzi dottore e gli faccio vedere questo disegno e mi fa la diagnosi corretta, mi dai qualche punto in più? Se vuoi chiamarlo davvero, chiamalo. Oi, ci sei? Dimmi. Mi devi fare una diagnosi al volo. Che cos'è secondo te questo? Questo è un trombone, vedi? È un trombone! non è una diagnosi, è un trombone, è una constatazione. Oh, sei tu il medico? È un trombone, palesemente. È palesemente un trombone. Grazie, dottore. Ma non è una malattia il trombone. Vuoi un'altra chance? Io ti attiverò il prossimo imprevisto. Misure di sicurezza. Adesso ti misureremo la temperatura, vi misureremo anche la pressione e vediamo quanto i vostri valori sono sfasati o meno. Ops! Voglio vedere i tuoi punti se fai Eccoci qua. Ah, stringe un po' troppo. 99,67, un po' bassina, Forse Francesca non sta così bene come pensavamo. Hai visto? Beh, io quanto tempo devo tenerlo? Basta, quanto hai? 37,1, Sono oltre la linea rossa, Di solito la febbre viene considerata da 37,2. E lì c'è una linea rossa sul 37. Posso però portare all'attenzione una cosa? Che il medico mi ha fatto la diagnosi corretta, quindi qualche punto in più dovrei meritarlo. Bene, Riccardo, ai, dei punti in meno. Come dei punti in meno? Certo, non hai la trombosi, è un trombone. Non è una malattia. Ma tu che cazzo ne sai? Ma sei tu il medico? Si alzi la manica, la prego. Ragazzi, è normale che sia tutto così luminoso? Ah! Si sta stritolando! Vediamo. Guarda, lui ha la pressione normale, perché? Devo dire che non posso nemmeno aggiungerti punti per la pressione e la temperatura, perché sono entrambe valori perfetti. 37,1 non è perfetto. Va bene, Riccardo, vuoi un punto? Ti ho dato un punto per ogni grado oltre il 37, va bene? Volete controllare quanto ho io, scusate? Sì. Prego, lì sta il termometro. Ah, l'hai già tenuto? Sì. 37,8. Dove l'hai ficcato? Come hai fatto? La camera vede tutto, quindi qualcosa verrà visto dai montatori,
Niente, mi sa che Francesca per questa cosa non ti posso aggiungere punti, ma per la pressione direi di sì, quindi... Anzi, te ne aggiungo altri per la preoccupazione. Sì! Bene, possiamo passare all'ultima manche. La manche che deciderà se effettivamente avete bisogno di una bella pausa e non potete lavorare o se potete girare il video senza problemi. Rimane in peggio. Io non ho alcuna prova. Che ti dobbiamo dimostrare ancora? Ma non ci vedi? Ci siete, guys? No. 3, 2, 1. Stop. Terminato anche l'ultimo vostro disegno. Facciamo vedere subito. Va, fatto. Non ho capito. Ho pensato così tanto che la mia testa è diventata così pesante che mi si è rotto il collo. Ho pensato alla mia malattia rara che ho per via della pressione bassa. Morirò? Forse dovrei fare un testamento. Testamento, addio e morte. Io sono andato dal fisioterapista perché mi scricchiolava un po' il collo. Mi ha detto: non ti preoccupare, ci penso io. Stra! Ti fa ancora male? Eccomi qua. Ma adesso la domanda è: chi ha vinto? Dai, dacci sti punti, su. Va bene. Devo dire che per questa manche, anche se avete meno energie, siete stati bravi. Quindi io vi darò un più e un più. Vogliamo vedere quindi a chi ho creduto di più. Quindi chi ha più punti può tornare a riposarsi perché sta male veramente. Sì, mentre l'altra persona, beh, lo scoprirete con l'ultimo imprevisto. Ha vinto Francesca! Finalmente! Ma a me non mi sembra che stia così male. Ma era una truffa! Sono un falso invalido! Quello che conta è che finalmente ho il mio sussidio! Quindi andate a fare. Beh, io attiverò l'ultimo imprevisto che era stato deciso, che è questo. Oltre al danno, la beffa. Visto che, Riccardo, stai male ma puoi continuare a lavorare, visto che hai perso questa sfida, io ti dico che mia nonna ha un ottimo rimedio per le malattie e per quando una persona sta molto male. Quindi, prima che tu possa tornare a lavorare, ti daremo il rimedio di famiglia dalla Polonia. Questo è il rimedio di famiglia di mia nonna Regna. So chi insultare, quindi. Annusa? Latte caldo e aglio tritato. Non lo digerisco l'aglio. Sto male sul serio se bevo sta roba. Hai 37,1, no? Hai voluto quel punto? Ora bevi. Senti, tagliamo la testa al toro. Stavate entrambi molto male. Non ci provare neanche, io non c'entro nulla con tutta questa faccenda. È stato bello, ragazzi, stare qui con voi. Salute. Dici? Se ne va? Francesca. Ma ti puzzava il fiato già di per sé, questo che non è aglio. Madò, che schifo. Non è male.